Ciao a tutti, TrueFree mi ha mandato questo modello, si chiama 01, per una recensione che ho accettato di fare perché il modello della stessa tipologia di Soundpeats mi aveva stupito per la qualità audio. Volevo quindi capire se questo è una costante dei prodotti open ear oppure quella era una singola eccezione. Dicevo di queste TrueFree 01 che sono per l'appunto delle open ear che implementano la versione Bluetooth 5.3, hanno un driver da 16,2 mm e implementano caratteristiche di riduzione del rumore ambientale che testeremo poi più tardi con i consueti test dei microfoni. Sono disponibili in due colorazioni, quella bianca e quella nera. A me hanno inviato quella Total Black, per cui andiamo a vedere come sono fatte e che cosa c'è in confezione. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, un manuale di carta in 7 lingue tra cui l'italiano e un foglietto con il motto Sound in Heaven di TrueFree che ci invita a cercare e scaricare l'app per iOS o per Android. Infine il cavo di ricarica USB-A USB-C nero e di circa 30 cm. Essendo open ear non ci sono ovviamente altri accessori in dotazione. La custodia di questo tipo di prodotti è per forza di cose molto generosa e poco adatto al trasporto nella tasca dei jeans. Diciamo che forse è meglio avere con sé una borsa o uno zaino. Le dimensioni sono infatti di 9,2 x 7,1 x 3,3 cm ed è in materiale plastico opaco di colore grigio e con gli auricolari all'interno arriva a pesare 105 grammi. Un bel mattoncino da portarci dietro, non pensate? Il materiale non trattiene le impronte, ma per le dimensioni e il peso, come dicevo prima, si fa un po' di fatica a trasportarle, ma è anche vero che chi fa sport le può portare con sé senza la custodia, vista anche la durata delle batterie di cui vi parlerò fra poco. Nella parte alta del coperchio è stampato il logo TrueFree di colore nero lucido. Se le apriamo notiamo che anche qui le plastiche sono opache, tranne gli spazi per gli auricolari che sono invece lucidi. Inoltre, proprio in mezzo ai due auricolari c'è il pulsante per avviare l'accoppiamento Bluetooth. La cerniera, seppure di dimensioni contenute rispetto al resto, oppone una buona forza sia all'apertura che alla chiusura e il tutto restituisce una buona sensazione di solidità. Anche lo sportello, che come vediamo ha un'ampia porzione per il magnete per la chiusura, non scricchiola e non flette eccessivamente, ulteriore segnale della qualità dei materiali. Infine, nella parte frontale abbiamo 3 LED, così che possiamo controllare velocemente lo stato di carica, e nella parte posteriore la porta USB-C con linguetta azzurra ma nessun contorno metallico, per cui attenzione che l'inserimento del cavo potrebbe generare dei graffi in questa zona. Gli auricolari sono posizionati bene, visto che è possibile estrarli prendendoli per il corpo, che essendo di dimensioni importanti consente una presa eccellente. Basta infatti, come avete visto, prenderli con 2 o 3 dita per estrarli e portarli alle orecchie. L'auricolare pesa circa 10 grammi e come tutti i modelli open ear simili a questo o alle altre che ho già recensito qui sul canale, per le quali vi lascio il link in alto a destra, l'auricolare, dicevo, è composto da 3 parti distinte. La prima, quella più corposa, che è l'auricolare vero e proprio, la seconda che è l'archetto e la terza che è la parte di terminale. Come di consueto prendiamo prima in esame l'archetto perché non ci sono molte cose da dire se non che è abbastanza elastico e ha una buona escursione in modo che possiate farlo passare dietro al padiglione senza particolari problemi, ma ovviamente ha una conformazione fissa che non si adatta alla forma dell'orecchio, cioè lo mettete dietro e fine. La parte terminale, che è di materiale plastico nero lucido, ha la sola funzione di bilanciare i pesi con la parte anteriore per mantenere l'auricolare stabile. La capsula invece è composta per metà del medesimo materiale nero lucido visto prima e da una porzione opaca che nient'altro è che l'area per dare i comandi touch di cui vi dirò nel dettaglio a breve. Nella parte interna abbiamo in evidenza l'uscita audio coperta da una griglia metallica e i 2 pin per la ricarica di color oro. Ogni auricolare infine è dotato di 2 microfoni, il primo posto nella parte superiore della capsula vicino all'ampia feritoia per la gestione del flusso d'aria e il secondo nella parte inferiore esattamente agli antipodi rispetto al primo. Non hanno ovviamente il sensore di prossimità, quindi vediamo come stanno una volta indossati. Ogni auricolare pesa 9,6 grammi e per il fattore forma risultano comodi da indossare e il peso, notevolmente più alto se paragonato alla media degli auricolari in-ear,
non genera pressione sul padiglione, così che possono essere mantenuti in posizione anche per diverso tempo senza generare spiacevoli fastidi. Per indossarli, come avete visto, basta prenderli con 2 o 3 dita in questo modo, appoggiarli sull'estremità superiore del padiglione e spingere verso il basso. Bisogna fare un po' di pratica all'inizio, ma dopo poco tempo si trova la quadra e indossarli risulterà facile. C'è un aspetto che mi preme segnalare, ovvero questo modello, al contrario delle Soundpits, non deve essere ruotato all'indietro, perché altrimenti la parte posteriore dell'auricolare finirà per generare una pressione poco piacevole nella parte posteriore dell'orecchio, creando qualche fastidio e incidendo sulla comodità generale, che vi dicevo essere invece molto buona. Inoltre, se per caso sbagliamo ad indossarli, ce ne accorgiamo subito, perché l'audio, che è direzionale, risulterà immediatamente più lontano e meno presente. Essendo open ear, non restituiscono alcun senso di occlusione e lasciano il canale auricolare completamente sgombro, motivo per cui questo modello non implementa tecnologie attive di riduzione del rumore, quanto piuttosto algoritmi per la riduzione dei rumori ambientali, che poi analizzerò nel dettaglio più tardi per capire come performano dal punto di vista di chi ci ascolta durante una chiamata. In conclusione, la vestibilità e la comodità sono ottime e sono ideali per chi fa sport, ma anche per chi lavora in condizioni dove è necessario avere contezza dell'ambiente circostante. Sono anche certificate IPX4, il che le rende pronte anche per l'utilizzo sotto la pioggia. L'applicazione TrueFree, disponibile per iOS e Android, terminato l'accoppiamento e il riconoscimento, ci permette di controllare lo stato di carica dei soli auricolari, ma non della custodia. Inoltre ci permette di disabilitare tutti i tocchi, funzione che come sapete preferisco sia sempre presente, di abilitare la modalità gioco a più bassa latenza o di abilitare la connessione ad un secondo dispositivo, rendendole di fatto multipoint. Scorrendo verso il basso troviamo a disposizione le opzioni per regolare l'equalizzazione. Possiamo per esempio scegliere tra 9 equalizzazioni predefinite, tra cui la firma sonora TrueFree, creare equalizzazioni personalizzate o eseguire il test dell'udito, come lo chiama TrueFree con una traduzione non proprio efficace, che al termine del test creerà un'impostazione personalizzata per noi. Le altre poche impostazioni sono accessibili tramite l'icona in alto a destra. Qui, degne di nota, troviamo la possibilità di aggiornamento del firmware, il ripristino alle impostazioni di fabbrica o la scelta della voce guida tra inglese e cinese. E purtroppo la libreria dei suoni rilassanti, che continuo a non capire che senso abbia inserirla qui, se non quello di aumentare lo spazio occupato dall'app. Un'applicazione tutto sommato più che sufficiente, che come avete potuto notare soffre di qualche traduzione non eccezionale, ma che comunque ci consente di gestire questi auricolari. Aggiornate il firmware all'ultima versione. Questa è un'informazione fondamentale che devo passarvi, perché altrimenti non sarete in grado di modificare il comportamento standard dei controlli touch. Controlli che sono quindi personalizzabili e la cui configurazione di default è la seguente. Con il singolo tocco abbiamo la gestione del volume, con il sinistro lo abbassiamo mentre lo alziamo con il destro. Con il doppio tocco invece abbiamo l'azione di play e pausa implementata su entrambi gli auricolari, e la trovo questa una scelta sensata, considerando che questo modello è indicato per chi fa sport ed è molto probabile che la comodità dei comandi venga prima della possibilità di personalizzazione, che comunque ci sono. Il tocco triplo sul destro avvia poi l'assistente vocale, mentre sul sinistro attiva la modalità gioco a più bassa latenza. Per finire, il tocco prolungato, che è impostato per la gestione delle tracce audio. Sul sinistro andiamo alla traccia precedente, mentre sul destro a quella successiva. Per finire, tutte le azioni possono essere modificate scegliendo un comando dalla medesima lista, che vedete qui riportata. Da segnalare la possibilità di non impostare alcun comando selezionando l'opzione Nessuno. Le TrueFree 01 implementano i codec LDAC, AAC ed SBC e insieme al potente driver da 16,2 mm offrono quindi la possibilità di poter operare al meglio in base al tipo di dispositivo che stiamo utilizzando o di qualità del file audio in riproduzione.
Ad ogni modo offrono una qualità sonora buona, sempre considerando che il fattore di forma non aiuta. Nello specifico qui abbiamo una chiarezza decente, bassi senza distorsioni e in definitiva la capacità di ascoltare musica in ambienti rumorosi senza fatica. Insomma, queste 01 non raggiungono le stesse prestazioni delle Soundpeats, ma ci vanno abbastanza vicino e soprattutto non hanno distorsioni particolarmente evidenti, che è tutto sommato uno degli obiettivi cui delle open-ear dovrebbero sempre puntare. Se le avete a vostra disposizione e volete capire meglio come suonano, una volta indossate vi consiglio l'ascolto di un classico del rock, Back in Black degli AC/DC. Rimarrete piacevolmente colpiti dalle performance del driver e della profondità dei bassi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Avete sentito come, rispetto alla prova in ambiente domestico, in mezzo al traffico cittadino i rumori vengono filtrati abbastanza bene, ma la voce risulta un po' ovattata. Ad ogni modo si comportano bene in chiamata e chi ci ascolta difficilmente non riuscirà a sentirci bene, tranne che in condizioni particolarmente rumorose, dove invece faticano un po' di più. True dichiara 10 ore di ascolto non stop e fino a 45 ore con la capacità extra fornita dalla custodia. Ricordo che non essendo dotate di ANC per via del fattore di forma, la batteria non risente dell'attivazione di questa caratteristica. Dai miei test, con il volume impostato all'80% e il codec AC, si raggiungono senza particolari problemi le 9 ore di riproduzione continua e se le paragoniamo a tanti altri modelli True Wireless è una durata di tutto rispetto. È anche vero però che se attiviamo il codec LDAC dobbiamo attenderci una perdita del 20-25% che porta la durata massima intorno alle 7 ore, qualcosa meno in realtà, che è un po' un peccato se consideriamo che la capacità della batteria nel singolo auricolare è notevole. La batteria inclusa nella custodia è di ben 700 mAh, si ricarica completamente in circa 2 ore e riesce a garantire ulteriori 3 ricariche e mezza, così che possiate andare fuori per un intero weekend senza dover pensare a ricaricarli, visto che vi riporteranno senz'altro a casa. Per ovvie ragioni non hanno la ricarica wireless, sono quasi più grandi di un normale tappetino di ricarica e purtroppo nemmeno quella rapida parziale. Quindi se la prima non è una grossa mancanza, la seconda invece lo è. Mettetelo in conto se considerate l'acquisto. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Come indicai qualche settimana fa durante la recensione dell'Ego Free 2 di Soundpeats, questi modelli sono indicati in prevalenza per due tipologie di utenti. I primi sono gli sportivi, che non possono, per ovvie ragioni, essere all'oscuro di ciò che li circonda mentre corrono o vanno in bicicletta per le nostre strade, con conseguenze che possiamo facilmente immaginare. I secondi sono quegli utenti che per ragioni di lavoro devono avere sempre contezza dell'ambiente circostante, penso per esempio ai capicantiere, che devono essere presenti in un ambiente di lavoro potenzialmente molto pericoloso, ma devono allo stesso tempo partecipare a chiamate o meeting. Ecco, per questi utenti le Open Ear sono la soluzione definitiva e queste True 01 potrebbero essere una buona soluzione per le prestazioni che offrono e per il costo. Offrono difatti quasi tutto quello che si cerca in un prodotto simile, sono comode a patto di capire come indossarle, ma ve l'ho raccontato prima, il compartio audio è di tutto rispetto, la batteria dura a sufficienza per non lasciarvi a piedi troppo presto, sono multipoint e certificate IPX4. Non sono ovviamente perfette e hanno qualche difetto, per esempio l'area touch non è facilmente individuabile o l'applicazione a corredo che sì, fa il suo mestiere ma ha qualche imperfezione di troppo, però diciamo che sono dei difetti sui quali possiamo soprassedere se consideriamo che il costo di listino è di 59 euro, ma hanno un coupon del 20% da attivare che le fa scendere a poco meno di 48. Insomma, se siete interessati all'acquisto vi lascio il mio link affiliato in descrizione. Bene, anche per questa settimana è tutto e come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti, mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi.
Nel prossimo video vedremo, guarda caso, un prodotto Soundpiz che mi hanno chiesto di recensire, ma preparatevi che poi arrivano dei prodotti sulla carta eccezionali, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!